Maria Daniela Carta, performer teatrale e autrice. Dunque grazie per questo momento che per me è assai forte. Sono cose delicate che ma va che sono in vicende, ma due ripiccio rubo su di verità a vero. Mi sono qui da giovane, aveva 22 anni, troppo giovane. Però in questo momento il pensamento nel mio era questo. La mia famiglia non aveva voluto se erano i boschi di traverso. Avevano pure ragione da una zelsa pace. Però io volevo essere libera e avere una vita mia, essere indipendente con il marito mio e con due figlioli a Roma, un maschio e una femmina. Celso non aveva immaginato che da poi le cose sono andate diversamente. Per un certo tempo ho esitato e se ne è passato assai di tempo, passano, perché non erano dolori di rugoipo, ma di rugore. Come ti posso a dire? La vita mia era segnata, mi sentiva ferita, a chi era un nemico, vi era via in casa. Non è stato facile per me andare avanti con questa convinzione di avere un figliolo, ma non potevo dire la verità a nessuno. A qualcuno da poi l'ha giovato, l'ha giudicato, ha pigliato coraggio, anche se io vi aveva detto. Non era che non potevo avere figlioli, era un'altra cosa. Ma chissà, sciazzi dentro il cuore mio. E cos'è? Non ho mai detto in questa maniera quello che penso. Mamma mia cercava in tutti le maniere di allontanare questo momento per me. A chi è da dire che Palli Arassi aveva sofferto troppo, era vero, ma io volevo un figliolo. C'è una vita strana che in famiglia erano due sorelle, nessuna delle due ha avuto la fortuna, se così si chiama, di avere una famiglia figlioli. Non lo so se è una punizione di Ruggero o una benedizione. Chissà, magari nessuna delle due cose è giusta. Però ti posso dire che non è stato facile, neppure per mia sorella. Tante volte a Carasori si capitava di fare danni. Tanto si pareva di sognare a mano denta con i vicinetti, ma sempre quello ci abbelli, non lo so, magari dovevi andare così, né una né l'altra, magari era scritto che il destino doveva comandare in questo caso, che non poteva essere madre. Non è per fortuna o pascolo, non è ricchezza, è l'umanità,
è andata così. A volte dicono che le donne, le femmine, che sono migliori, sono come i rami secchi. Per me non è così. Per me le femmine sono comunque alberi. Alberi che hanno amore, che danno amore. A chi sopra questi alberi, in questi rami, vi sono bocchi che accettano amore. E ho questo amore laggiù avuto sotto altri decini. Certo, quando penso a questo che mi dicevano, ma non te ne fai migliore? Cosa stai aspettando? Mi sentia male, a chi non poteva dire la verità e da poi vedia chissà risaredda marandrina mi dava fastidio a chi la gente giudica e tutto il mondo aravini pari comprendi rughi tu hai drenta rugori e da poi una famiglia senza figlioli è diversa, si dice che a casa è bionda, ma non è così. Per me non è stato così, a chi ha sempre fatto belle cose, da poi mi sono abituata all'idea, ho avuto più tempo per fare cose belle, per non fare nulla, per ir a viaggiare, ho cura fantasia anche, inventarmi mondi in cui tenia a mano dentro me figliolo, come sorella che sua era un pensiero, un pensamento che si faceva scoppiare in lacrime. Da poi la vita è andata avanti, certo, in questa società è difficile vivere, a che le femmine fanno un lavoro tutta la settimana, sono impegnate e da poi non c'è tempo, come ti pallomini di fare figlioli, come ti si fa? Non vi sono aiuti, tanti gli anni di politica sono pure tancati, vi sono tanti compromessi, poche garanzie, poca sicurezza per andare avanti, per fare famiglia. E questo lo dobbiamo pure pensare al mondo d'oggi. Da poi si è bocciata pure la pandemia, a cambiare, a cambiare lo sistema e tutto ha pigliato un altro verso. Questo che voglio dire, come amica mia, quando mi fece reggio che mi piace pure di così, pure che è migliore, a chi ha già un bel lavoro, il tempo è passando, sono inficiando, però sono in occhi, dunque non lo so si esce da una benedizione, una maledizione di cui per non nostre, me e di mia sorella, che si sono aiuti innanzi a noi. Pensiamo ora così com'è, la vita è andata da così. Non ho figlioli, ma c'è tanta gente intorno a me, a fare con me, che mi va bene. E io pure ne voglio assai. E così.